Oggi arriviamo al confine nord-est d'Italia per visitare il capoluogo friulano di Trieste. Dall'altopiano carsico possiamo già ammirare la città di Trieste affacciata al suo golfo. Da quassù la vista è magnifica. Ci accoglie il campeggio Obelisco a sud del quartiere di Opicina. Consigliamo la prenotazione con un po' di anticipo, perché non dispone di molte piazzole, ma ha tutti i servizi essenziali per noi camperisti e una vicina fermata d'autobus. Vista la particolare posizione della città, decidiamo di visitarla usando i mezzi pubblici ed eccoci sull'autobus che ci porta in centro in circa un quarto d'ora. Raggiungiamo subito Piazza Unità d'Italia, che i triestini considerano a ragione il salotto buono della città, dove accogliere i turisti a braccia aperte. Eh sì, perché con i suoi 12.000 metri quadrati è la piazza che si apre al mare più grande d'Europa. Sui tre lati vi sono i palazzi storici costruiti tra il XIX e il XX secolo e un lato è dominato dal municipio, dal quale Mussolini si affacciò per i suoi annunci e nel 1954 fu annunciato da qui il ritorno di Trieste all'Italia. Di fronte al municipio, la Fontana dei Quattro Continenti rappresenta con 4 statue di animali Europa, Asia, Africa e America. Perché non c'è l'Oceania? Perché nel 1700 dell'Oceania non si parlava ancora. In cima una donna rappresenta Trieste e un angelo la Vittoria alata. Questo palazzo ospita oggi gli uffici della regione Friuli Venezia Giulia, ma nel 1833 era la sede del Lloyd Triestino, la principale compagnia di navigazione a Trieste. Proprio di fronte troviamo il palazzo della luogotenenza austriaca, che oggi ospita gli uffici della prefettura. Costruito nel 1905, ha sulla facciata meravigliosi mosaici, con gli stemmi di Casa Savoia. A fianco, Palazzo Stratti fu costruito da un facoltoso mercante e poi venduto alle Assicurazioni Generali, la maggiore compagnia di assicurazione dell'impero asburgico. Al pianterreno, lo storico Caffè degli Specchi è un punto di ritrovo molto in voga oggi come all'epoca. Di fronte, Palazzo Pitteri è il palazzo più antico della piazza. E l'Hotel Duchi d'Aosta, costruito per dare alloggio ai mercanti di passaggio, si pregia di aver ospitato, tra gli altri personaggi illustri, anche l'ammiraglio Orazio Nelson. Dal lato della piazza che confina con il mare parte il Molo Audace. Sulla riva dei caduti c'è la statua di un bersagliere in ricordo del loro arrivo il 3 novembre 1918. E le ragazze di Trieste intente a cucire la bandiera tricolore dell'Italia. Il molo ha visto attraccare in passato tantissime navi mercantili che arrivavano da ogni parte del mondo con le loro merci, mentre oggi dalle navi da crociera scendono tanti turisti stranieri e da qui la vista di Piazza Unità è davvero fantastica. Il nome del molo deriva dal cacciatorpediniere Audace che il 3 novembre 1918 fu la prima nave della Marina italiana ad entrare nel porto di Trieste, accolta da una folla in festa. E la rosa dei venti in bronzo ricorda proprio questo felice evento, che segnava la fine della guerra. Ora lasciamo il molo e attraversata Piazza Unità arriviamo subito in Piazza della Borsa, con il suo antico palazzo ad angolo.
dove la Borsa Valori dal 1800 è rimasta attiva fino al 1997, utilizzando anche gli spazi del palazzo a fianco, che ricorda un tempio greco. Oggi entrambi i palazzi ospitano gli uffici della Camera di Commercio. Davanti al palazzo c'è la fontana di Nettuno e a fianco, su una panchina, la statua in bronzo di Gabriele D'Annunzio. Sempre su Piazza Borsa si trova Palazzo Tergesteo, dove l'ingresso di una galleria ci invita ad entrare. La galleria, con un tetto in vetro e acciaio, è molto luminosa e i tavolini dei bar vengono usati con piacere anche nelle giornate di pioggia. Il 12 maggio 1838 è il giorno in cui la società Tergesteo ha acquistato il terreno per costruire questo meraviglioso palazzo. Ai piedi di Colle San Giusto, un teatro romano del I secolo a.C., permetteva a migliaia di spettatori di sedersi per assistere ad uno spettacolo. E a vederlo oggi sembra incredibile che all'epoca le persone sedute potevano vedere tranquillamente il mare. Nel 1800 è stato riportato alla luce dopo che era stato sepolto dalla costruzione di abitazioni. E tutti i resti rinvenuti in questo sito storico si trovano nel castello di San Giusto. Con una breve passeggiata troviamo un'altra testimonianza dei Romani. L'arco di Riccardo è del periodo dell'imperatore Augusto. Probabilmente segnava l'inizio del Cardo, la strada che portava da nord a sud. La FVG Card per 48 ore è una valida opportunità per risparmiare. L'abbiamo acquistata online e attivata con il primo utilizzo alle 12 di venerdì e usata fino alle 12 di domenica. Ma esiste anche per una settimana. La card permette di visitare gratuitamente molti luoghi interessanti come palazzi, musei e castelli, ma anche usare trasporti come l'autobus Open Tour. Per tutte le info consultare FVG Card. Il Museo Revoltella rientra nell'FVG Card e quindi entriamo gratis in quella che nel 1800 fu la casa del barone Revoltella, lasciata poi dalla famiglia alla sua città natale. Al pian terreno troviamo la scultura in marmo La ninfa Aurisina, voluta dal barone per celebrare l'apertura di un acquedotto a Trieste, e da qui un'elegante scala ci porta ai piani superiori. Al primo piano, il taglio dell'Istmo di Suez è un'altra scultura in marmo commissionata dal barone per ricordare la costruzione del canale di Suez. E qui c'è l'Europa che stringe le mani al Mar Rosso e al Mar Mediterraneo. Grazie a questo prezioso lascito, noi oggi possiamo ammirare al primo e secondo piano le stanze private del barone, con raffinati arredi originali come questa sala da pranzo, con stucchi e tendaggi, e un tavolo per oltre 30 commensali. Negli anni successivi alla morte del barone, la casa è diventata un museo, che ha accolto diverse opere d'arte che si possono ammirare nelle stanze dei restanti piani. 2 piani sono dedicati a quadri dipinti tra il 1800 e il 1900, divisi in sezioni, tra cui la pittura del Risorgimento. E l'ultimo piano è dedicato all'arte moderna del XX secolo, come la Sfera di Arnaldo Pomodoro.
Nel tardo pomeriggio la luce del tramonto tinge di rosso i palazzi sul lungomare di Trieste, creando un'incantevole atmosfera. Sulle rive si accendono i lampioni storici e sul molo Audace si passeggia ancora, sfidando l'aria che soffia dal mare. Le piazze e le vie si illuminano e la sera si riempie di magia. Caffè e ristoranti si animano di gente che si gode una serata all'insegna del divertimento. A rientro di questa prima giornata diamo un ultimo sguardo dall'alto del colle, al golfo di Trieste con la sua città illuminata. Dopo una notte tranquilla, il nostro secondo giorno inizia con una corsa in autobus verso il castello di Miramare, a nord della città. Ci accoglie un meraviglioso parco di oltre 20 ettari, voluto dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che era molto appassionato di botanica. La sua passione ha trasformato un terreno incolto in un parco rigoglioso, con piante provenienti da varie parti del mondo, portate qui rientrando dai suoi viaggi. Il castello domina il golfo di Trieste, dall'alto del promontorio di Grignano, una posizione privilegiata che ci regala meravigliosi scorci sul mare. È circondato da un giardino molto curato, con piante e fiori colorati, arricchito da sculture e laghetti e da una scalinata che arriva fino al mare. È stato costruito a metà del 1800 per volere dell'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, che lo abitò insieme alla moglie Carlotta. All'interno, nell'atrio d'onore, parte uno scalone che ci porta nelle stanze private della residenza. Lo studio ci colpisce perché è arredato come fosse l'interno di una barca e la vista del mare dalla finestra dava l'impressione di essere su una nave. Le 20 stanze della residenza sono state arredate in modo elegante, con mobili di pregio ancora ben conservati, e alle pareti i ritratti di illustri personaggi legati alla famiglia degli Asburgo. Il salottino di Carlotta ha 2 teneri ritratti, da adulta e da bambina. Una notevole raccolta di album di piante e fiori ci ricorda la passione di Massimiliano per la botanica. La sala del trono, con soffitto a capriate, lampadari e tessuti damascati, non poteva essere arredata in modo più regale. E da qui la vista sul giardino che arriva al mare è spettacolare. Questo particolare scettro in oro è appartenuto a Carlotta nei soli 3 anni in cui fu imperatrice del Messico. È in oro 22 carati e pesa quasi mezzo chilo.
ed è ritornato a Trieste solo 2 anni fa. La Sala dei Regnanti era la sontuosa camera da letto di Massimiliano e Carlotta. Massimiliano ha dovuto rinunciare all'eredità degli Asburgo per poi accettare la corona del Messico, dove purtroppo morirà all'età di 35 anni. Carlotta fu costretta a rientrare da sola a Miramare, dove rimase solo pochi anni prima di ritornare in Belgio. Il castello fu poi abitato da Amedeo di Savoia per pochi anni, per poi diventare un museo.